Onegashimasu, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. A volte realizzare un video non è semplice come sembra, bisogna cercare di sintetizzare molto quello che si vuole dire, ma a volte ci sono argomenti che non possono essere trattati con superficialità. Ci sono argomenti che hanno bisogno del loro tempo perché devono fare riflettere e devono essere capiti, e non è stato facile mettere insieme il video che vi presento oggi, ma spero che tutti i praticanti di karate apprezzino il lavoro che ho fatto per portare un piccolo pezzo di storia. Un pezzo di storia che merita di essere raccontata e soprattutto non deve essere dimenticata. Conoscere le nostre radici ci farà capire da dove veniamo, cosa abbiamo fatto fino ad oggi e quali avvenimenti ci hanno portato a quello che il karate è o dovrebbe essere oggi. Bene, seguendo il canale di Karate by Jess, se non lo conoscete è un canale che conta milioni di visualizzazioni e che parla di karate, mi sono imbattuto in una sua affermazione dove, rispondendo a una delle domande a proposito del fatto se il karate abbia o no al suo interno l'uso di alcune armi, Jess semplicemente risponde: karate uguale mano vuota nella traduzione. Ed ecco la risposta: mano vuota, non ci sono armi nel karate. Permettetemi di dire che Jess si sbaglia, questa risposta è totalmente sbagliata. Vi fornirò a tal proposito la narrazione completa degli eventi che hanno portato una parte del mondo del karate ad abbandonare uno studio fondamentale del karate tradizionale, ovvero l'uso delle armi. E ve lo racconterò partendo dall'inizio. Non sarà un video corto, non sarà un video facile, non sarà un video scorrevole, ma è un video fatto apposta per chi ama la tradizione, per chi ama il karate e per chi ama soprattutto la storia che riguarda le arti marziali e il karate in particolare. Siamo nel 1902, Gichin Funakoshi intervista il proprio maestro Asato Anko e per qualche motivo sconosciuto questa preziosa intervista non viene pubblicata, ma verrà pubblicata in realtà ben 12 anni dopo e verrà pubblicata divisa in 3 parti. Verrà pubblicata infatti il 17, il 18 e il 19 gennaio 1914 su un quotidiano di arti marziali, Ryokyu Shinpo. In particolare ci interessa la seconda parte dell'intervista perché parla di come difendersi da un bastone eseguendo il kata Passai. Il maestro Asato era un esperto dell'uso del bastone, infatti in un altro articolo del 1934 scritto sempre da Gichin Funakoshi egli scrive che le stanze della casa del maestro Asato erano provviste di ogni tipo di attrezzatura per l'allenamento, una specie di casa dojo, e all'interno di questo erano presenti tantissime armi. Asato era un esperto dei Jigen-ryo, quindi non ci deve sorprendere la sua dimestichezza con le armi. Dopo aver raccolto questa informazione, adesso andiamo a un'altra data importante del karate, che è il 6 marzo 1921. In quel giorno Gichin Funakoshi conduce un'esibizione pubblica di karate con gli studenti delle scuole medie e del college. L'esibizione si svolge in una grande sala del castello di Shuri, di fronte niente meno che al principe Hirohito, che era in visita ad Okinawa. Bene, se guardate questa foto, l'iscrizione dice in memoria della dimostrazione di arti marziali di fronte a Sua Altezza Imperiale. La seconda riga invece riporta la data esatta dell'evento, che è il 6 marzo 1921. Potete vedere Funakoshi in seconda fila, secondo da sinistra, ma la foto ci mostra un dettaglio molto interessante. I 2 studenti ai lati tengono in mano un bo, il bastone lungo, mentre quello centrale in prima fila impugna un sai. L'anno dopo, nel 1922, a seguito del successo di una sua dimostrazione di karate tenutesi a Tokyo, Funakoshi pubblica il suo primo libro dedicato al karate, To Te Ryokyu Kenpo, e in questo libro compare la foto che vi ho appena mostrato. E Funakoshi si riferisce all'evento come una dimostrazione di karate, ma stranamente nel libro in questione non viene menzionata nessuna tecnica di bastone. Una testimonianza di Hironori Otsuka, il fondatore del Vado-Ryu, ci racconta che Funakoshi era esperto invece nell'uso del bastone. Il maestro Otsuka ci ricorda che Funakoshi faceva la guardia fuori dal dormitorio e la faceva tenendo un lungo bastone in mano, un bastone di circa 1,80 m, quindi quest'arma era familiare al maestro Funakoshi. Nel 1925 Funakoshi pubblica il suo secondo libro, Rentan Goshin Tode Jutsu, ma in realtà si tratta sostanzialmente di una riedizione migliorata del libro precedente. In questo libro ci sono diverse foto in cui Funakoshi viene raffigurato durante l'esecuzione dei kata, ma anche in questo caso non c'è nessun riferimento al bo, al bastone lungo.
Arriviamo al 1935 e il maestro scrive il suo libro Karate-do Kyoan. Ma qui la questione si fa interessante però, perché riferendosi al concetto mano vuota, Funakoshi scrive invece che il vuoto non vuol dire che ci sia assenza di qualsiasi cosa, facendo riferimento ad alcune armi come la spada, la lancia, il bastone, e scrive chiaramente che nel karate è presente l'uso delle armi. Nel capitolo 7, come vedete in questa foto, vengono spiegate difese contro alcune armi. Comunque, a parte questo, non c'è spiegazione di nessun kata di bastone. Nel 1943 Funakoshi scriverà il suo penultimo libro, Karate-do Nyumon. La parte tecnica di questo libro è affidata a suo figlio Yoshitaka, mentre Gichin curerà la parte storica. Qualche storico riporta che in questo libro siano state spiegate delle tecniche di Bo, ma che poi l'elenco delle forme di Bo sia stato poi rimosso dal libro. L'ultimo libro scritto da Funakoshi nel 1956 è Karate-do Ishiro. È una biografia in cui il maestro racconta tanti avvenimenti della sua vita, ma in questo libro si racconta un evento interessante. Sì, perché si racconta dell'incontro fra Funakoshi e Jino Sueyoshi, un nobile che poi era caduto in miseria. Nel libro si parla del maestro Sueyoshi, che discendeva da una famiglia di guerrieri di rango elevato ed era anche più esperto di Funakoshi nel karate. Era un grande esperto di combattimento col bastone e in seguito fondò anche la sua scuola di Bojutsu. A questo punto possiamo notare che il maestro Funakoshi aveva avuto come maestro principale Asato Anko, ma non solo. Vanno ricordato anche Seisho Arakaki, Sokon Matsumura, Jino Sueyoshi, e tutti questi maestri sono ricordati per essere esperti anche nell'uso del bastone lungo. Inoltre, in varie foto Funakoshi mostra alcune tecniche di difesa contro il Bo e vi dedica anche un paragrafo nel suo libro, ma in nessun articolo o libro scritto da Funakoshi lui dà informazioni su quali kata di bastone conoscesse. Possiamo forse anche immaginare che Funakoshi non conoscesse alcun kata di Bo, ma che i suoi maestri lo abbiano addestrato comunque in alcune tecniche di combattimento con quest'arma. Ma andiamo avanti. La persona che vedete nella foto è Shinkin Jima. E chi era questa persona? Jima fu uno dei primi allievi di Funakoshi, fu assistente del maestro nella storica dimostrazione di karate del 1922. Inoltre Jima fu anche la prima persona a ricevere un certificato di Dan da Funakoshi in persona. Inoltre vi segnalo anche di un poco conosciuto legame tra Funakoshi e il maestro Akudo Nakayama. Nakayama era una vera e propria autorità nel kendo e il suo dojo era a quel tempo il migliore della nazione e chiese a Funakoshi di insegnare nella sua scuola. Insegnare in un dojo così prestigioso era la prova di una completa approvazione del karate come arte del budo. E ricordiamo anche che ancora ufficialmente a quel tempo non lo era, il karate non era ancora riconosciuto. Molte persone importanti frequentavano quel dojo e vennero a conoscenza delle lezioni di karate tenute dal maestro Funakoshi. Questa fu senza dubbio la migliore pubblicità per il karate che Funakoshi abbia mai avuto. In questa foto potete vedere un momento della lezione in questa scuola con la pratica del Tameshiwari, ovvero l'arte di rottura del karate. E sullo sfondo si vede un giovanissimo Gigo Funakoshi. Ed ora ecco un'altra bella foto di gruppo. Funakoshi è in seconda fila al centro. Hiromori Otsuka 2 posti più a destra. Nel 1922 Funakoshi aprirà un dojo tutto suo, o perlomeno il dojo in questione in realtà consisteva nel giardino della propria casa, della sua abitazione in questo caso, e in questo dojo si allenavano sotto Funakoshi persone molto importanti. Grazie a questo la fama di Funakoshi crebbe notevolmente in pochi anni. Per Funakoshi ci fu l'esigenza così di avere un proprio dojo professionale e fu così che nel 1936 alcuni suoi studenti fondarono un gruppo che si occupasse di raccogliere soldi per la costruzione di un dojo. La raccolta ebbe talmente tanto successo che fu raccolto più denaro di quello che serviva e così il 29 gennaio 1939, come vedete in questa foto, fu inaugurato il Dai Nippon Karate-do Shotokan. Il nuovo dojo comprendeva anche un'abitazione per Funakoshi. Inoltre il dojo era dotato di tutte le attrezzature necessarie, c'erano makiwara, sacchi da box e c'erano anche dei bastoni e delle spade di legno e anche svariati pesi in pietra. Inoltre, come si può vedere in quest'altra foto, notiamo il Bo e la coppia di Sai tenuti da Funakoshi. Quindi ecco che nel dojo di Funakoshi non solo ricompare il bastone, ma anche le spade di legno e altre armi.
Adesso però entra in scena Gigo Funakoshi, il figlio del maestro Gichin Funakoshi. Quando Gigo aveva 17 anni ed era ancora a Okinawa, come nella più classica delle tradizioni, non era un allievo di suo padre. Era nella fase Migeiko, cioè un tipo di pratica che consiste nella sola osservazione, senza partecipare mai fisicamente agli allenamenti. E solo negli anni successivi Yoshitaka si allenerà nel karate sotto la guida del padre e studierà anche il kendo sotto la guida del maestro Akudo Nakayama. E qui li vedete in un'altra foto di gruppo scattata nel 1926. Una volta finiti gli studi nel 1930, il figlio di Funakoshi lavorava come tecnico radiologo. In seguito alla morte di Shimoda, avvenuta nel 1934, sarà Gigo a prendere il suo posto. E qui a questo punto della storia nasce un legame molto importante tra il maestro Egami e il giovane Funakoshi. Ne nascerà infatti una grandissima amicizia che durerà fino alla morte del povero Gigo. Egami stesso ci dice che nel 1934 Gigo Funakoshi lavorava ancora all'Università Imperiale di Tokyo. Quindi, come abbiamo visto, il giovane Funakoshi seguì il padre in Giappone nel 1923, studia e lavora come tecnico radiologo e una volta arrivato a Tokyo, Gigo si allenerà nel karate sotto la guida del padre e studia kendo grazie al maestro Akudo Nakayama. Nel 1934, con la morte di Takeshi Shimoda, Yoshitaka assume il ruolo di primo istruttore, dopo Funakoshi padre naturalmente. In questa fase Gigo si concentra con tutte le sue forze, assieme agli allievi più anziani, per la diffusione del karate nelle varie università giapponesi. Ma attenzione, visto che stiamo ricostruendo il collegamento con lo Shotokan, l'uso delle armi e il Bo, seguendo la carriera di Gigo fino a questo punto non ci siamo imbattuti ancora in nessun riferimento alla pratica con il Bo. Beh, almeno apparentemente, perché comunque le armi erano presenti nella scuola, ricordate? 1939. Finalmente padre e figlio hanno un dojo degno di questo nome, tutto per loro. In questa foto di gruppo al dojo Shotokan datata 1941 possiamo vedere nomi importanti come Tsumejiro Uemura, Gigo Funakoshi, Gichin Funakoshi, il maestro Shigeru Egami, e l'ordine di comando della gerarchia della scuola era Gichin Funakoshi, il gran maestro, Gigo Funakoshi subito al suo braccio destro, Tsumejiro Uemura e Yoshiaki Hayashi, che vedete in questa foto di fronte al dojo Shotokan. Ed è grazie a Uemura e Hayashi, che abbiamo visto in questa foto, che finalmente scopriamo che allo Shotokan si praticavano invece diversi kata di Bo, e per essere precisi i kata sono ben 5. Uemura aveva tutta una serie di appunti in cui compaiono i 5 kata di bastone che venivano insegnati allo Shotokan. E i loro nomi sono Shushi, Sueyoshi, Shirotaro, Sakugawa, Matsukase. Ma arriva la parte della storia veramente interessante. Arriva la seconda guerra mondiale, con tutte le tragedie che ne derivano. Molti allievi del dojo sono partiti per la guerra, alcuni torneranno, altri purtroppo non torneranno mai più. Il 1945 è un anno tragico per Funakoshi e per tutto il karate. Nel mese di marzo il dojo Shotokan viene abbattuto e raso al suolo da un bombardamento aereo. A soli 39 anni di età, suo figlio Gigo muore di tubercolosi nel mese di novembre. Inoltre, nell'autunno del 1947, la moglie di Funakoshi, Gozei, viene a mancare a causa di una crisi d'asma. Ecco, credo che la situazione nella quale il povero anziano Funakoshi si ritrovò nel giro di pochi mesi sia veramente triste. Ormai vicino alla soglia degli 80 anni, Gichin dovette affrontare il dispiacere di perdere un figlio, la scuola, il figlio che poi era anche il successore della scuola, la moglie, il dojo che tanto aveva desiderato fu spazzato via in una notte, molti allievi che erano morti in guerra e quelli che tornarono non erano più in grado di riprendere il karate. In questa situazione è ovvio che molto si deve essere perso, non solo nel karate ma anche per quanto riguarda la pratica del bastone, così come era stato sempre praticato nella scuola Shotokan. Il gruppo incaricato di recuperare il karate fu la Nihon Karate Do Shotokai e la vera fortuna fu che un maestro, che era Yoshiaki Hayashi, era sopravvissuto alla guerra. Ed è grazie a questo maestro che i kata di Bo sopravvissero all'interno del karate Shotokan, essendo in quel momento l'unico che li ricordava. Motonobu Hironishi ci racconta che nel 1951 Jotaro Takagi era molto preoccupato sul fatto che la pratica del Bo potesse cadere nel dimenticatoio.
Così il maestro Takagi si consultò con alcuni colleghi e insieme organizzarono delle sessioni di allenamento con il maestro Hayashi. E in quel momento nella capitale, eccetto Hayashi, per quanto riguarda le persone che erano in grado di maneggiare il Bo, non c'era nessun altro. Ecco perché i kata di Bo a causa della guerra furono quasi completamente dimenticate. Un discorso a parte va fatto per il maestro però Shigeru Egami. Sappiamo che Egami a causa del suo stato di salute fu esonerato dal servizio militare e quindi lui non partì per prestare servizio durante la guerra. Fu quindi presente durante tutta l'evoluzione e la trasformazione che il karate subì all'interno dello Shotokan e fu un aiutante prezioso per le sperimentazioni di Gigo Funakoshi. E questo lo testimoniano tantissime foto che lo ritraggono insieme a Gigo mentre si allenano insieme. Egami quindi sicuramente conosceva almeno il kata Matsukase no Kon. È impossibile che Egami non conoscesse questo kata. Perché? Perché lo creò il suo migliore amico di dojo, nonché il suo senpai, Gigo Funakoshi. Nel suo libro del 1970 Egami Sensei tornerà a parlare della pratica con bastone e usa parole molto chiare. Egli non considerava il bastone semplicemente una normale arma praticata nel karate, bensì lo considerava come un fondamento del karate stesso. Ed anche il maestro Hironishi, grande amico di Egami, affronta questo tema, rivelando che il bastone e il karate hanno una relazione profonda. Se uno non si esercita con il bastone, non diventerà abile nemmeno nel karate. E il maestro Hironishi poi continua: inoltre il bastone permette di approfondire e migliorare i punti poco chiari che ci sono nel karate. Ma il mistero è che anche Egami nei suoi 2 libri che scriverà non parlerà dei kata di Bo, mentre il maestro Hironishi nel suo libro che scrisse nel 1955 dedica invece al Bo un piccolo capitolo. Un capitolo con alcune foto di Gigo Funakoshi che vi faccio vedere qui, come vedete in questa foto. Nel libro di Egami del 1970 Hiroyuki Aoki, un suo allievo che sarà poi il fondatore dello Shintaido, curerà completamente la parte riguardante al Bo. In questo libro Aoki presenta invece 4 kata di bastone ed ecco che ritornano i kata Sueyoshi no Kon, Sakugawa no Kon, Shirotaru no Kon e Matsukase no Kon. Gichin Funakoshi morì nell'aprile del 1957 all'età di 88 anni e la sua scuola si divise con il maestro Masatoshi Nakayama. Lui fondò la JKA cercando la sportivizzazione del karate. Tutti gli appartenenti alla federazione JKA non parteciparono ai funerali di Funakoshi, che furono organizzati interamente dal gruppo Shotokai e in particolare dal maestro Shigeru Egami, a cui rimarranno anche tutti gli iscritti del maestro Funakoshi e con questi anche tutti i kata e la pratica del bastone che con tanta fatica i praticanti avevano salvato dall'oblio della guerra. In Europa nel 1982 il maestro Atsuo Hiruma, un allievo del maestro Shigeru Egami, fonda a Madrid l'Ombu Dojo Shotokan spagnolo. Ed è da questo maestro che io ho appreso i kata di Bo che la scuola Shotokan Shotokai ha tenuto in vita. E quindi abbiamo risposto alla domanda all'inizio del video. Sì, il Bo appartiene al karate, ma purtroppo una parte di questo karate ne ha ormai dimenticato l'essenza. Beh ragazzi, il video finisce qui, spero che questa storia vi abbia incuriosito. Fatemi sapere se conoscevate questa storia o parte di questa storia. Inoltre fatemi sapere nei commenti se voi praticate questi kata di bastone che sono all'interno della scuola di karate Shotokan Shotokai. E ragazzi, io vi invito a lasciare like, un commento qui sotto perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Condividete i miei video e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigatou!